Il caso che vedremo ora ci dà una panoramica completa del flusso di lavoro che abbiamo ottimizzato tramite l'utilizzo dei nostri software Smile e CADlinks. La paziente si presenta in clinica con un piano di lavoro ben preciso che vedrà l'avulsione dei 4 incisivi ed il posizionamento di 2 impianti per quanto riguarda l'arcata superiore, mentre è prevista una riabilitazione ortodontica dell'arcata inferiore. L'utilizzo di questa sistematica consente agli operatori di proporre al paziente la medesima soluzione estetica in tutte le sue fasi, dalla previsualizzazione, passando per il provvisorio, sino alla soluzione protesica definitiva. Il caso è stato realizzato dal Digital Group del San Raffaele di Milano e qui possiamo vedere come la professoressa Cattoni mette in atto il semplice protocollo fotografico necessario per dare inizio al flusso di lavoro. Il primo step del flusso prevede il caricamento delle 2 immagini, ovvero lo scatto con apribocca ed il sorriso esteso del paziente. Grazie a pratici strumenti di orientamento viene allineata la linea interpupillare sulla griglia del software per poi passare alla centratura della bocca sulla linea mediana verticale blu. Il marker collegato al cuscino aiuta l'utente a procedere con la calibratura per poter ottenere misure reali in fotografia. Terminata la taratura si procede al disegno interno delle labbra del paziente e del suo conseguente ritaglio. Grazie al semplice tool di allineamento possiamo, per mezzo di 2 punti scelti allo stesso modo su entrambe le immagini, ottenere una perfetta sovrapposizione. La seconda pagina ci offre un'ampia gamma di strumenti necessari all'analisi delle misure e proporzioni. Smile Line e proporzione aurea sono 2 passaggi imprescindibili al proseguo del workflow, mentre abbiamo una serie di tool facoltativi che aiutano l'operatore ad analizzare in modo approfondito il progetto. Terza pagina ci porta alla scelta della libreria, ovvero il virtuoso collegamento tra i 2 software. Infatti nello SmileLinks è presente la stessa libreria bidimensionale che ci verrà proposta nel CADlinks, ovviamente in versione 3D. La quarta e conclusiva pagina ci porta nella fase attiva di posizionamento dei denti, che possono essere mossi singolarmente o in coppia nel proprio controlaterale, possono essere scalati in proporzione o trasformati con deformazione libera da uno dei 4 angoli del rettangolo che contiene il dente stesso. La cosa importante è che questo tipo di deformazione sarà condiviso al CAD per effettuare la stessa variazione della forma di default anche sul dente tridimensionale, garantendo un perfetto passaggio di informazioni tra clinico e tecnico. Ora si potrà concentrarsi sul colore dei denti, regolandoli attraverso la luminosità e saturazione per cercare un perfetto mimetismo con i restanti denti del paziente. Sono presenti dei tool di editing come il pennello che consentirà, come in questo caso all'operatore, di rimuovere un dente troppo lungo sottostante alla libreria scelta. Il progetto 2D viene ora portato in 3D ed allineato all'STL. Il posizionamento di massima dei denti avviene in modo automatico ed il tecnico avrà il compito di orientare correttamente le anatomie, verificando, come in questo caso, anche le dinamiche di movimento. Utilizzare questi flussi mette nelle condizioni gli operatori di essere predicibili senza costringere il paziente ad un elevato numero di appuntamenti, dando luogo di conseguenza ad un risparmio notevole di tempo e denaro.